Cucire il tessuto jeans. Sai davvero lavorarlo al meglio? Quali sono i giusti piedini da utilizzare? Quali impunture si possono realizzare? Il filo per impunture è lo stesso nella cucitura superiore e inferiore oppure cambia qualcosa? All'interno di questo video tutorial dedicato al cucito creativo ma anche sartoriale, ti svelerò 4 trucchi per cucire il jeans. Sono 4 esercizi che io molto spesso ripeto per trovarmi meglio a cucire il jeans, partendo dal filato, proseguendo anche per i sistemi di disegno del cartamodello su stoffa, proseguendo poi per i piedini per le impunture e anche il famoso piedino per le asole automatiche, perché nel jeans ci capita sovente di voler realizzare delle asole, per esempio nelle camicie in jeans. Scopriremo trucco e parrucco, pro e contro, elementi facili ed elementi critici all'interno di questo nuovo contenuto. Pertanto, se hai voglia di condividere con me questo video tutorial, sei approdato nel video tutorial giusto. Bentornate o bentornati, benvenute o benvenuti nel mio canale YouTube. Io sono Sara, mi occupo di cucito e in questo canale puoi trovare tanti spunti dedicati al cucito creativo, sartoriale, alla modellistica e ai cartamodelli in generale, ma non solo. Cerco di semplificare il cucito a portata di click con tanta passione e tanta creatività. All'interno di questo video puoi trovare qui sotto l'info box, ossia la descrizione del video, dove puoi trovare tutti i materiali che utilizzo e anche i link ai miei canali social. Puoi infatti trovare il mio blog, dove puoi andare a scoprire tanti tutorial gratuiti dedicati ai vari segmenti del cucito che possono esserci. Puoi trovare poi la mia piattaforma di corsi on demand, dove puoi imparare a cucire online meglio ovunque su tanti settori, dal cucito sartoriale alla modellistica, dall'ABC del cucito al cucito creativo, passando anche per l'uncinetto e maglia. All'interno del video tutorial di oggi voglio svelarti quelle che sono le mie migliorie che vado ad apportare nel cucito creativo e sartoriale quando devo lavorare il jeans. Infatti, voglio svelarti 4 trucchi per andare a cucire il jeans. Partiamo dal primo, ossia disegnare su stoffa. Quando lavori con il tessuto jeans ti sconsiglio di utilizzare le penne per tessuti, ma ti consiglio di prediligere la carta copiativa. Che cos'è? È una carta ricalcante disponibile in diversi colori, qui la sto usando bianca, ma in questo kit è disponibile anche in blu, dove puoi andare a marcare il tessuto con estrema precisione. Adesso so che mi dirai, io sono abituata ad usare i punti molli e io ti dico, i punti molli non sono altrettanto precisi quanto la carta copiativa. Infatti con la carta copiativa, assieme ad un righello e una rotella meglio se liscia, vedi, puoi andare a tracciare con estrema precisione righe, curve e soprattutto angoli. Con i punti molli, invece, l'angolino della punta della pens non l'avresti marcato con altrettanta precisione, vero? Fammi sapere qui sotto nei commenti se tu usi la carta copiativa, come ti ci trovi o se preferisci piuttosto utilizzare i punti molli. Io vado ad utilizzare la carta copiativa da un lato, tenendo il cartamodello ovviamente a vista, e quando poi devo ricalcarne l'altro lato, semplicemente tolgo la parte di carta velina, rovescio il cartamodello, questa è una genialata, e quindi sulla parte che ho già visibile tracciata con la carta copiativa vado a ritracciare di nuovo con la rotella e il righello nello stesso identico punto e mi trovo così ad aver gessato ambi i lati. Per chi usa magari le marche punti molli avrebbe imbastito il tutto, tagliato nel mezzo, ottenuto comunque un risultato valido ma imperfetto e soprattutto ci avrebbe messo più tempo. A me questo sistema piace davvero tanto. E te che ne dici? Fammelo sapere con un pollice alzato ma anche con un commento, perché sono davvero curiosa di sapere anche come ti trovi.
In molti mi hanno dato pareri positivi sulla carta copiativa, altri dicono mamma mia non so come usarla, altri mi chiedono ma che colore va usato con quale tessuto, per cui sono davvero curiosa di sapere, leggerti nei commenti e poter rispondere ed eventualmente a tutta la community su questi dubbi. Passata la carta copiativa, analizziamo il filato. Io uso il filato denim. Il filato denim di Gütermann è un filato strepitoso, secondo me, perché ha il colore giusto, tipico dei bei pantaloni in denim, camicie in denim, lavori in denim, e al tempo stesso ha lo spessore giusto, che in gergo tecnico si chiama il titolo giusto. Infatti il filo denim è un filo piuttosto grosso, per così dire, cioè è un filo voluminoso, è un filo il cui diametro è piuttosto robusto. Il filo denim va usato sopra, cioè nel filo superiore. Il filo denim non va usato nel filo inferiore, correresti il rischio di aggrovigliare il filo nella macchina. Andiamo adesso a vedere il piedino. Un piedino che io adoro per le ribattiture è il piedino a bordo stretto a lamella centrale. Per chi mi conosce da tanti anni sa che questo piedino è veramente molto utile. Lo puoi infatti utilizzare tenendo la lamella centrale al centro di un'impuntura, magari di una lista bottonatura, oppure perché no di una tasca o di un colletto, e spostare l'ago leggermente a sinistra oppure a destra per effettuare la cucitura di tuo interesse. In questo argomento mi dirai: ho una macchina per cucire meccanica, posso usarlo? No, questo è un piedino dedicato alla macchina per cucire elettronica. Questo piedino va su tutte le macchine per cucire elettroniche? Dipende, usa, scegli, acquista sempre piedini originali o strettamente compatibili. Chiedi al tuo negoziante di fiducia quale piedino sia meglio per la tua macchina. Con il piedino a bordo stretto a lamella centrale posso effettuare ribattiture su delle liste a bottonature, ma anche, perché no, su più tessuti sormontati tra di loro, come per esempio in questo caso la cucitura di una tasca. Cucire infatti una semplice lista a bottonatura vuol dire ripiegare uno strato di stoffa e andare in cucitura. Ma avere la camicia più il tessuto della tasca ripiegato su se stesso e andare ad effettuare una cucitura di precisione, beh, qui deve davvero entrare in gioco un buon filato, l'ago jeans, non puoi usare un ago da seta, un ago di jersey, devi usare l'ago da jeans e il piedino adatto. È infatti importante con il piedino a bordo stretto e lamella centrale poter spostare l'ago di quel pochissimo a lato per andare ad effettuare una cucitura proprio come quelle professionali. Infatti la comodità secondo me di questo piedino rispetto al classico piedino a punto dritto è che puoi andare ad effettuare una ribattitura tenendo la lamella centrale, tipica costituente il piedino, sempre appoggiata al tessuto che stai ribattendo. E così viene da sé che la ribattitura sarà estremamente perfetta, precisa e minuziosa. Perché? Perché la lamella centrale continua a battere sul tessuto che stai cucendo e la tua cucitura sarà sempre diritta. Anche per me, che cucio da tanti anni, utilizzare il piedino a bordo stretto è stata davvero una rivelazione ed è davvero un piedino mai più senza. Non riesco ad avere la stessa qualità di cucitura con il piedino a punto dritto. Qui non c'entra che tu sia esperta o non esperta. C'entra il fatto che il piedino a bordo stretto è il numero uno, secondo me, dei piedini per le ribattiture. Vediamo assieme le asole. Andare a cucire le asole sul jeans è sempre un po' amore e odio. Perché? Un po' per la scelta del piedino, un po' per la scelta del punto, un po' per la scelta del filato. Anzitutto ti consiglio di utilizzare il filato denim sopra e un filato cucitutto del colore più simile sotto. In questo modo la tua asola sarà bella piena sopra, ma sarà facilmente cucibile nel sotto, nella parte insomma retro. Secondo aspetto, investi bene su una macchina per cucire che faccia delle buone asole. In questo caso, nella FAF Creative Icon posso andare a personalizzare le mie asole, ma anche su tutta la serie FAF Expression, posso andare a lavorare l'asola automatica a 4 tempi.
Posso andare a realizzare l'ASOLA automatica a 4 tempi con questo piedino, cioè il piedino lavora i 4 tempi, l'andata, il laterale, il ritorno e la chiusura, in una passata unica. Questo si chiama piedino per ASOLA a 4 tempi, perché fa tutto fondamentalmente da solo. Puoi trovare un piedino del genere nella serie FAF Creative Icon, lo puoi trovare nella serie Creative 4.5, lo puoi trovare nella serie Performance Icon, cioè su tutte quelle macchine nelle quali ragionevolmente devi investire all'inizio, ma poi ci guadagni assolutamente in qualità del lavoro, in velocità della lavorazione, in precisione e accuratezza. Altro aspetto secondo me da tenere in considerazione in caso di tessuto che non dovesse scorrere facilmente perché magari hai un jeans che è troppo grosso, è quello di andare ad utilizzare una pellicola idrosolubile, quelle che di solito si usano per ricamare, e puoi mettere la pellicola idrosolubile sotto alla stoffa, cioè a contatto con le griffe della macchina per cucire, e anche sopra la stoffa, cioè a contatto tra stoffa e piedino. In questo modo utilizzare una pellicola idrosolubile ti aiuta a far scorrere meglio tutto il lavoro e poi, lo dice la parola stessa, essendo idrosolubile si scioglierà una volta che la metti a contatto con l'acqua. Questo ti aiuterà sicuramente ad avere una cucitura molto più fluida. In questo caso poi io sono anche andata a gessare l'inizio della mia asola accuratamente con una semplice saponetta o perché no anche con la rotella tipica della carta copiativa. Cucire il jeans non è assolutamente semplice, ne sono perfettamente consapevole, ma se investi nella giusta macchina per cucire, nei giusti piedini, nei giusti strumenti come il filato e la carta copiativa per poterla lavorare, diventa davvero un gioco da ragazzi. E all'interno di questo video hai potuto scoprire insieme a me 4 trucchi per cucire il jeans. Spero che questo contenuto ti sia stato utile, se è così salvalo in una tua playlist sulla piattaforma YouTube, iscriviti ovviamente al mio canale e noi ci vediamo al prossimo video.